Finalmente è arrivato il momento per un po' di chitarre. Ci eravamo lasciati con un mega spiegone riguardo a che cosa mi sono preso su per affrontare questo viaggio e per controllare tutti questi strumenti. Ora, dopo 90.000 ore di volo e sicuramente 24 ore senza dormire, sono finalmente atterrato ad LA. Non sono un mega appassionato di cinema, sì, mi piace, ma la passione mia è la musica e le chitarre e rimane quella. Andiamo a vedere un po' di strumenti vintage. La prima tappa è il Guitar Center. Era un luogo dove musicisti di ogni tipo entravano sia in rovina che invece sulla cresta dell'onda per vendere o comprare strumenti. Nonostante sia un po' un centro commerciale delle chitarre, ad LA è comunque un negozio specializzato anche in vintage. Quindi all'interno ha la sua Vintage Vault, diciamo, con all'interno un sacco di strumenti vintage super mega interessanti, tra cui la chitarra di Van Halen. Questa chitarra è un pezzo di storia perché fu un pioniere della chitarra che diventò dopo la Super Strat, il puff sopravvolto, la verniciatura fatta in casa, emozione incredibile. Fa un po' hard rock caffè, ma comunque figo. Tra l'altro, davanti al Guitar Center, oltre a un messicano pazzesco, c'è lo storico negozio di Mesa Boogie, che è ancora lì. Non c'è più all'interno il negozio, c'è un liutaio se non ricordo male, ma comunque è lì. Sveglia molto presto, si sale in macchina, 3 caffè enormi e si vola da un collezionista famosissimo, di cui non posso fare il nome, che ha una delle collezioni di chitarre più pazzesche che abbia mai visto in tutta la mia vita, che non potrò farvi vedere perché è una collezione privata. Fatto sta che mi ha permesso di filmare e di suonare e di tenere in braccio uno strumento che per me è un pezzo di storia. Io sono un bassista, nasco come bassista, ho studiato per un sacco di anni e questo è il basso di Jaco Pastorius. È un basso estremamente famoso perché lo utilizzò in un video che tutti i bassisti hanno studiato, io ce l'avevo in VHS, è stata un'emozione incredibile. Tra l'altro all'interno del video si vede che lui monta un manico di un Precision, incredibile, incredibile. Durante il ritorno ho deciso di fare un pochino di giri riguardo ai negozi più tipici che ci sono a LA. Uno dei più famosi, di cui sono estremamente innamorato, è Caveman, negozio, thrift shop, negozio di vinili, pazzesco, che vende strumenti non per forza super blasonati, ha anche chitarre moderne e ha strumenti vintage definiti cheap vintage, quindi chitarre giapponesi, amplificatori giapponesi, anche un sacco di oggettistica da studio, microfoni, macchine a nastro, riverberi, eco, tutto ciò che è il mondo garage, punk, surf, notoriamente si serve da Caveman a LA. È un negozio veramente unico, pieno di storie. Ho avuto la fortuna di visitare la nuova sede. Tappa da Imperial Vintage è uno dei più grandi negozi e più interessanti che si può trovare di vintage ad LA. Ha 2 sedi, una dove ho potuto conoscere Shai, il proprietario, una persona stupenda. Abbiamo parlato tantissimo insieme di tutto il suo lavoro, da dove è iniziato, dal fatto che viene dalla musica, da quanto è stata dura per lui cominciare questo tipo di lavoro. All'interno ho trovato tantissimi strumenti super interessanti. Cosa mi ha colpito? Un Ibanez Destroyer, che è diventata famosissima perché è stata la prima chitarra di Van Halen, e un Echo, uno dei primissimi Echo, credo sia un Echo Rocket, un basso, che tra l'altro montava un pick-up De Hammond di fabbrica, perché i primi Echo non producevano i pick-up in Italia ma venivano utilizzati quelli americani. Prossima tappa, Ventura Music, su Ventura Boulevard. È un negozio fighissimo, è forse uno dei negozi più caratteristici che ho visto da LA, in classico stile negozio vintage, pezzi allucinanti e tra l'altro all'interno ha un palco completamente montato con tutta la strumentazione e un sacco di batterie, perché entrambi i proprietari sono batteristi, batterie americane fighissime, Rogers, Ludwig, tutte esposte all'interno del negozio in bella vista, accanto a chitarre, amplificatori, pedali. È veramente uno dei negozi più classici che si può vedere a LA. Dopo un classicissimo hamburger da In-N-Out e il primo Slurpee della mia vita, che per la cronaca fa schifo, vado da Norman, negozio imperiale famosissimo, super pubblicizzato su YouTube, ormai è diventato un negozio iconico grazie a Marc Agnesi e allo stesso Norman. Adesso vanta un musicista come
commesso, l'ho virgolettato, è commesso, che è appunto Lemmo. Lemmo è un chitarrista allucinante. Ho potuto vedere un sacco di chitarre interessantissime. Mi ha mostrato un SJ del 1950 appena sistemata dal loro liutaio in loco, fantastica. Una Epiphone Coronet, che sono un super fan, rarissima, con un ponte Twin-O-Matic montato di fabbrica, che è una cosa mai vista. Mi ha fatto vedere uno strumento abbastanza particolare, ovvero una Telecaster degli anni 70 con un manico di una Strato degli anni 60. L'ha acquistato Gio Bonamassa. Topos di questo Guitar Safari è stato poter vedere degli strumenti che dopo pochi secondi venivano acquistati da Gio Bonamassa. È stato incredibile, perché ogni città che ho visitato vedevo delle cose uniche e incredibili e dopo Gio Bonamassa le acquistava. Infine decido di cenare a Santa Monica, perché a Santa Monica c'è Truton, è anche lui un negozio storico pieno di strumenti appartenuti ai musicisti. Tra le tante cose, oltre a una bellissima parete di pedali, bassi fantastici e chitarre vintage, c'era un amplificatore di Rycuder, un Fender, che potete vedere un Tweedy, un angolino. Nota, in America gli amplificatori vintage sembra che te li tirino dietro rispetto a quello che lo paghiamo noi in Europa o in Italia. Tra le varie persone incontrate ad LA c'è Maurizio, un ragazzo di Firenze che lavora presso il Modern Guitar Tech di Luis. Ultimamente sta collaborando con Oliver Rodrigo ed è diventato il suo guitar tech. È proprio vero che i toscani sono dappertutto. Ok, opinione non richiesta. Che cosa penso di LA? Dal punto di vista musicale è una città incredibile. Tutte le band fanno stop ad LA per suonare, musicisti dagli anni probabilmente 40 e 50 l'hanno utilizzata come tappa obbligatoria sia di vita per gli studios, di conseguenza è assolutamente un posto ricco di storia musicale. L'ho trovato una città estremamente capitalista, mi ha proprio ricordato tutto ciò che non amo dell'America. Negozi pazzeschi, non posso dire veramente niente, persone pazzesche e collezionisti allucinanti, però adesso è il momento di andare a Nashville.